Siamo a Vico Equense con la chef Franca Di Mauro del ristorante Il Cellaio di Don Gennaro, ristorante dove si possono assaporare cibi naturali e semplici, realizzati con passione e competenza. Franca, quando ti sei appassionata alla cucina? Ma diciamo da adulta, perché nei miei anni di adolescenza e poi un po' più su, insomma, ho frequentato la scuola, il mio punto cardine era la laurea in lingue e letterature straniere e sai, spesso stavo chiusa in camera, però uscivo ogni tanto e vedevo la mia mamma cucinare. Mi piaceva guardare, ma a dire il vero non ci avevo mai messo mano, forse nemmeno per un caffè. Poi a 17 anni mi fidanzai con mio marito e la nonna aveva una passione culinaria straordinaria, quindi quando trascorrevo delle ore da loro vedevo questa donna ottantenne cucinare dei piatti meravigliosi, ma semplicissimi, con degli elementi molto, molto semplici, massimo 3-4 elementi, ne uscirono dei piatti veramente eccezionali. Lì ho iniziato un attimino ad appassionarmi, a chiedere, si chiamava Anna, non Anna, ma che cucini, ma come lo fai, che stai facendo? Per cui poi ogni tanto lo riprovavo. Poi mi laureai, niente, entrai nel mondo della scuola e andai avanti finché poi non ci fu una tragedia. Io persi mio marito e quindi dopo altri 4 anni dalla sua perdita, ho conosciuto una persona, mio secondo marito, e che era un buon gustaio, per cui ho iniziato poi, durante questo periodo comunque cucinavo, facevo dolci, primi, secondi, di tutto. Però questa passione poi con lui l'ho coltivata maggiormente, sono andata al Salone del Gusto a Torino, che è un evento biennale dove ci sono dei prodotti strepitosi, per cui andando in giro per questi eventi ho incominciato ad appassionarmi sempre più al nostro territorio, a quello che era la nostra terra, a questo magnifico posto che abitiamo e quello che ci poteva dare. Finché poi un giorno abbiamo pulito la nostra vecchia cantina di questo posto a Vico Equense e ne abbiamo intravisto, forse contemporaneamente ci siamo guardati negli occhi, perché questa cantina aveva avuto delle perdite per cui è stata ristrutturata. Vedendola pulita, entrambi ci siamo guardati e abbiamo detto: perché non aprire un ristorante, vista la passione che c'è in entrambi. Così poi ho iniziato ad entrarci sempre di più. Diciamo che non era solo il piatto ad interessarmi, ma era la materia prima, era la stagionalità, era conoscere il prodotto, era quello che la mia terra mi poteva donare mensilmente, quello che nel mare si poteva pescare a secondo il periodo, in autunno, che tipi di pesce in autunno, che tipi di pesce in primavera, ma predominava nella mia ideologia il pesce azzurro, ed è quello che poi ho trasportato nel mio locale. Quindi diciamo che segui tutti i buoni principi dello stile di vita mediterraneo. Certo, E quale perché piatto cucini maggiormente nel tuo ristorante seguendo per l'appunto questo stile? allora, diciamo che il nostro piatto, i nostri due piatti forti sono, uno è il semplice saltare il pomodoro, che poi è stato anche uno dei punti cardini che prima diciamo con la mia prima famiglia noi lavoravamo il pomodoro e lo trasformavamo, per cui la conoscenza, anche il piatto di spaghetti, la classica devozione, cioè lo spaghetto cotto direttamente nel pomodoro esaltato con una foglia di basilico, è il must. Noi abbiamo anche una nostra tradizione di uno dei pochi locali del territorio che usa il baccalà, che è un prodotto molto conosciuto nell'area di Somma Vesuviana, per cui noi
facciamo una genovese di baccalà particolare, saltando la cipolla di Montoro e questo baccalà, però che è molto delicato. Infatti la nostra cottura di questa genovese è la classica cottura di questa base, però nell'ultima parte aggiungiamo il baccalà, per cui il piatto diventa veramente delicato. E inoltre facciamo sempre in modo che i nostri piatti non siano mai troppo salati, anzi per niente. Spesso i nostri clienti dicono: signore, ci vorrebbe un po' di sale. Lo facciamo semplicemente per far capire i prodotti. Ecco, la cipolla di Montoro, che va valutata e va cucinata per la sua dolcezza, per la sua particolarità, viene esaltata insieme al pesce. Questi sono i due piatti maggiori, diciamo, che ci vengono richiesti perché usiamo pomodori coltivati nel nostro orto, e questa genovese, che per i clienti è il must. Quindi i prodotti utilizzati sono autoctoni, chilometro zero, stagionali e via dicendo? Sì, certo, anche per esempio la pasta e fagioli con le cozze, oppure facciamo dei fagioli, una zuppetta di fagioli particolari usando i fagioli butirri, che sono dei fagioli che si coltivano qui nella zona di Vico Equense. Sono dei fagioli piccoli, simili ai cannellini, solamente che hanno un colore giallo paglierino, e li coltivo anch'io nell'orto. Addirittura è un prodotto dell'Arca del Gusto, che sono quei prodotti da preservare perché stavano in via di estinzione, e adesso stiamo cercando di coltivare e di portare alla conoscenza del mondo tramite lo slow food. Perfetto. E qual è l'alimento cardine che utilizzi nella tua cucina? Quello di cui non puoi fare a meno? Non faccio mai a meno del mio olio, perché noi produciamo un olio di oliva minucciola, abbiamo un grande oliveto, e io addirittura lo do già quando il cliente si siede al tavola, sperando di farlo anche in futuro dopo questa epidemia. La prima cosa che faccio, do in assaggio in una ciotolina il nostro olio, con dei grissini fatti da noi, perché debbano capire il prodotto naturale. Noi infatti non trattiamo le nostre viti e usiamo solo il nostro olio in tutti i piatti, sia crudi che cotti, perché secondo noi è un elemento straordinario da consigliare, ma soprattutto da manipolare in tutti i piatti. E qual è il piatto in cui invece questo elemento viene esaltato? Allora, facciamo un dolce particolare, che è un dolce di ricotta all'olio, servito su una fetta di pane semplicemente passata con dello zucchero a velo e cotto in una padella, e facciamo gelato alla ricotta e all'olio. Per cui i nostri clienti hanno accettato tantissimo questo dolce, molto semplice e molto naturale, che esalta oltre all'olio questo prodotto di ricotta del territorio, che è una ricotta di Fuscella di mucche agerolesi. Ok, raccontaci di un piatto della tua memoria. Come ci dicevi prima, hai, diciamo, preso questa tua passione per la cucina da tua nonna, da tua mamma. Quindi raccontaci di un piatto della tua memoria. Allora, forse i piatti della mia memoria sono due. Uno era una melenzana fatta, come diceva nonna Anna, a scarpone. In realtà era leggermente lessa, scavata, poi si mischiava in una ciotola la parte interna con uova fresche, formaggio, pepe, pezzettini piccolissimi di provola affumicata e salumi. Si faceva questa parte della melenzana, sopra si metteva del pangrattato e la nonna le friggeva lentamente in una padella di rame, e vi assicuro che il gusto era qualcosa di straordinario. E lo dico ad alta voce, non mi sono mai venute buone come quella della nonna, nonostante le faccio. L'altro era un primo piatto, erano dei cannelloni che mia madre faceva e fa, non di pasta fresca ma di pasta secca, con il suo metodo di cottura diretta nel sugo. E dentro ci metteva carne trita,
ricotta, mozzarella, formaggio, cioè i cannelloni di mia madre mi sono rimasti impressi e ti dirò, ogni volta che li fa a casa sua, se me ne lascia 2 nonostante io cucino, ne sono super felice. Ok, passiamo ad un altro aspetto. Oltre ad occuparti del tuo ristorante, sei anche un insegnante. Trasmetti ai tuoi alunni i principi di uno stile di vita sano e mediterraneo. Sì, certamente. Noi abbiamo un programma settimanale, anche perché collaboriamo con un progetto dell'ASL, per cui i bambini settimanalmente scrivono su questo foglio attaccato al muro quali sono le merende sane che fanno e quali quelle non sane. Oltretutto spesso abbiamo fatto dei laboratori nella mia classe, abbiamo fatto il laboratorio dell'olio, abbiamo fatto il laboratorio del basilico, quello delle erbe aromatiche in genere, insomma cerco di dare loro delle nozioni di cibi che siano adeguati alla nostra dieta mediterranea, ma soprattutto che siano adeguati anche alla loro crescita fisica. E come i bambini rispondono a questo tipo di principi? Oh, guarda, sono esterefatti nel laboratorio di olio. Ti dirò, quando l'abbiamo provato, all'inizio erano molto scettici e nessuno voleva provare la fetta di pane con l'olio, perché abbiamo portato la macchina del pane e l'olio fresco. Quindi abbiamo fatto il pane fresco, gliel'abbiamo fatto assaggiare olio a crudo su pane fresco, come abbiamo fatto assaggiare olio su pane cotto, come abbiamo fatto assaggiare olio e spezie, e per ultimo abbiamo fatto il dolce, cioè abbiamo fatto nel tostapane il pane, abbiamo messo dello zucchero a velo sopra e poi l'olio. E guarda, sono finiti tutti e due i pezzi di pane grandi, e poi facevo: maestra, perché non lo ripetiamo, perché è stato straordinario, cosa che magari a casa per fretta di lavoro delle mamme non sempre riescono a far capire quali sono gli elementi genuini, però sono entusiasti. Ok. E per concludere, cos'è per te la dieta mediterranea? Beh, il punto cardine, prima di tutto, che si basa, cioè dove si basa il mio stile di vita personale al di là del locale. E poi lo trasmetto nel locale. Tieni presente che da me il menù cambia ogni 2 mesi a secondo della stagionalità dei prodotti. Uso solo pesce azzurro e solo pesce di passo, cioè cioè pescato nel periodo di passo. Non compro mai pesci piccoli che debbono riprodursi, e tantomeno dei pesci che devono essere preservati. Per esempio, da me non troveresti mai il tonno rosso o altri tipi di pesce che non sono mediterranei né della costa. Per cui penso che io abbia basato i miei menù soprattutto su una dieta mediterranea. I clienti, oggi, i clienti di oggi non scelgono più un menù completo. Di solito dall'antipasto al dolce abbiamo equilibrato che se loro scelgono 2 piatti, siano quelli adeguati anche per uno stile di vita corretto per loro. Infatti il complimento più bello è che quando tornano la seconda volta mi dicono: signora, siamo stati benissimo, non ci siamo sentiti gonfi, abbiamo cenato o fatto colazione, nel caso siano venuti a cena, con molta tranquillità e senza avere dei sapori strani in bocca. Quindi il loro palato cioè è stato sempre molto pulito, molto capace di scandire gli elementi che ci sono nei piatti, anche perché ho riportato quella legge di nonna: non più di 3 elementi per ogni piatto. Grazie, grazie veramente per averci concesso questa intervista per i granai della memoria. Grazie a voi ragazzi, in bocca al lupo per lo studio, che possiate avere veramente la capacità di lavorare in questo campo negli aspetti, coltivando gli aspetti più naturali possibili di ciò che Madre Terra e Madre Mare ci dà. Grazie a voi.